Cari amici di Lumafusion Italia, benvenuti finalmente in questo nuovo video un po' spartano perché fa tanto caldo, ma volevo mettervi al corrente delle alcune novità che sono uscite con la release di Lumafusion 3.1. Ma prima di andare avanti vi invito a iscrivervi al canale e ovviamente azionare la campanella per ricevere notifiche di nuovi video che posterò. Detto questo, andiamo a vedere le due novità sostanziali per quanto mi riguarda, quelle che ho trovato più interessanti. Una è il Videoscope, cioè la possibilità di avere questi grafici per aiutarci nella colorazione e ovviamente variazione di colori, luminosità, contrasto delle nostre clip. Avere questo grafico che ci permette di misurare, ok, tutti questi valori per avere una clip, per variare i parametri in base ovviamente a quello che vediamo sul grafico. Poi vedremo come aggiungere più effetti, proprio così, cioè più effetti nel senso, si poteva già aggiungere ovviamente un LUT, un distorsione, un chroma key, ma se ne possono aggiungere più di uno della stessa categoria, cioè posso aggiungere 2 distorsioni o 2-3 LUTs. Ok, poi non vi ho fatto vedere ovviamente nella colorazione, nella fase del Videoscope si può anche interagire ovviamente con i LUTs, ok? Ho fatto vedere i colori, la parte della colorazione, ma questo ovviamente agisce anche sui LUTs. Detto questo, andiamo a vedere cosa ha combinato il buon Gennaro e spero che vi piaccia sempre. Ciao, a dopo. Ok, andiamo avanti con le novità, andiamo a vedere le novità. Innanzitutto, per vedere le novità dobbiamo caricare una clip nella nostra timeline, poi andiamo all'interno dell'editor delle clip come al solito e troviamo subito qui, vedete, eccolo qui, il nostro tastino riconetta che ci permette di abilitare il Videoscope. Io pensavo che col mio iPad 2017 fosse un bradipo morto, invece ragazzi è veramente fluidissimo, funziona benissimo, quindi attenzione a comprare sistemi troppo nuovi che poi per quello che fate sta sempre lì, è sufficiente quello che sia. Possiamo ovviamente ridimensionare, vedete, il nostro Videoscope e abbiamo 3 modalità di visualizzazione. Prima di andare a vedere le modalità di visualizzazione andiamo di nuovo sul tastino qua, clicchiamo lungo e vediamo che abbiamo tante modalità di visualizzazione del layout. Vedete, abbiamo doppio, abbiamo 3, 2, 1,5 che è da una parte, oppure abbiamo singolo. Ecco, noi andiamo a mettere la vista singola perché così ci soffermeremo su ognuno di questi componenti che io non conosco benissimo, però ve li porto lo stesso perché non sono un utilizzatore di istogrammi eccetera eccetera, però a quanto ho capito vi potrò illustrare al meglio, poi voi le userete ovviamente al meglio. La prima voce, clicchiamo qui, innanzitutto vabbè, poi ve lo faccio vedere, possiamo cambiare ovviamente la disposizione. Andiamo a vedere la prima cosa, avete visto abbiamo qui il tastino che clicchiamo, esce fuori il menu ovviamente, e cosa ci permette di fare il menu? Ci permette di cambiare in 3 modalità. La prima è istogramma, la seconda è forma d'onda e la terza è vector scope. Ognuno di esse ha una serie di opzioni che vediamo sotto, ok? Per istogrammi adesso vedete sono accesi orizzontale e verticale, poi vedremo cos'è, e ovviamente sovrapposizione, e poi abbiamo sotto i 3 colori e il luma che sarebbe la trasparenza. Per invece vettoriali cambia ancora la cosa, vedete cambia la cosa, scusate che faccio così perché così li vediamo meglio. Scusate, per vettoriale, per la forma d'onda vediamo che per questa opzione abbiamo i 2 possibilità di spazio colore, RGB, e poi abbiamo la YCBCR che io non utilizzo mai e non sapevo neanche l'esistenza, ok? Vabbè, a parte questo, e sotto abbiamo sempre la possibilità di selezionare i 3 colori per avere ovviamente come dire, poter focalizzarsi su un solo colore, e poi vedremo come fare. Andiamo nell'ultima voce che è il vector mode. Qui non c'è nulla, ok, c'è solo quell'opzione lì, ma è già selezionata, no, non è selezionata, poi vedremo cos'è. Ora rimpiccioliamo lo schermo. Prima di continuare vi faccio vedere nuovamente qui, se io vado qui lungo e metto 3
ok? Posso cambiare ovviamente la disposizione, ok? Perfetto, qua ho messo questo, adesso qua posso cambiare e mettere gli istogrammi, ok? Per avere, come dire, la mia personalizzazione. Personalizzazione si fa per dire, però lasciamo così. Rimettiamo a posto la candela come era all'inizio, perché così, tanto perché quando aprite LumaFusion per la prima volta è messa così. Abbiamo gli istogrammi, andiamo a selezionare di nuovo la modalità a schermo intero, diciamo schermo intero, ok, così, e andiamo a inserire ovviamente una correzione colore, ok? A questo punto vedete che abbiamo qua un sacco di informazioni, ma ci accorgiamo, se io rimpicciolisco e ingrandisco il nostro contrasto o la luminosità, che più è scuro più vado verso sinistra, più è chiara l'immagine e più va verso destra. Quindi così ci possiamo come dire, focalizzare sull'esposizione, ok, del nostra clip, sulla luminosità. Ovviamente abbiamo altre cose che può darci ovviamente un'indicazione di com'è la nostra immagine. Di solito non lo so se è vera questa, però più o meno se il grafico è uniforme vuol dire che l'esposizione e la colorazione della nostra clip è quasi perfetta. Comunque poi interpretiamolo ognuno a modo suo e non ci sono regole, ma lo sappiamo che sempre le regole possono essere infrante a seconda del modo di lavorare. Quindi possiamo ovviamente andare anche a cambiare il valore dei colori. Vedete che si muove il rosso, poi abbiamo il verde e infine abbiamo il blu che anche lui si muove. Ecco, se io adesso andassi qui e deseleziono i due colori, rimane solo il blu. A questo punto cosa vuol dire? Che io qua il blu posso vedere, ok, anche qui la luminosità del blu, ok? Perfetto. Quindi adesso se volessi fare un effetto strano posso focalizzarmi su questo colore. Quindi questa è la prima modalità. La seconda modalità invece, se riesco a prendere la freccetta sempre, è la forma d'onda, la forma d'onda, che è questa. La forma d'onda più o meno ragiona la stessa cosa, nella stessa modalità, e a quanto ho capito dagli amici di LumaTouch serve soprattutto per la luminosità e l'esposizione, questi due tipi di grafici. Vedete anche qua cambia, ok, cambia anche qua, andiamo su e giù anche qui, ciappa ciappa, ppp. E qui anche abbiamo ovviamente la possibilità di avere le tre modalità, scusate. Andiamo a togliere il blu e il verde, lasciamo solo il rosso. Vedete che adesso a questo punto, se io vado qua sul rosso, ok, ho la possibilità di andare a vedere il mio rosso quanto è presente nella mia immagine. Dunque abbiamo visto, però non vi ho fatto vedere il Luma, vabbè, ma il Luma lo dovete vedere da voi se ovviamente lo utilizzate. Qua vedete abbiamo l'altro spazio colore, ma torniamo un attimo indietro che qui non vi ho fatto vedere queste modalità. Cosa cambia? Tac, ok, cambia il tipo di grafico, perfetto. Per dire, se io adesso andassi a accendere gli altri, vedete che ho presente i tre spazi, ok, occupati dai tre colori. Benissimo. Qui c'è Luma, se lo accendo ovviamente anche lui prende il posto, ok, sotto, quindi lì bisogna vedere se poi contiene questi tipi di informazioni la vostra clip. Infine andiamo a vedere invece il vector scope. Questo adesso, se io, ecco, questo mette anche questo indicatore, questo utilizzato soprattutto per i colori. Infatti se io vado a togliere la saturazione, se io tolgo la saturazione, guardate che succede. Vedete, questo indicatore, questa fiammellina, chiamiamola, si spegne completamente, ok? Però adesso io, aspettate un attimo che levo tutto e lo rimetto, ok, perché avevo cambiato i colori. Vedete che praticamente scompare. Se io lo ingrandisco vuol dire che praticamente i miei colori sono più presenti. Sono più presenti da questa parte. Perché? Perché andiamo a vederli qua, ok? Andiamo a vederli qua. Vedete, se io tolgo mano a mano tutti i colori, ok? Guardate il blu dov'è? Il blu da quella parte, se lo tolgo.
ok, qua c'è il verde e in cima c'è il rosso. Quindi possiamo ovviamente anche qua calibrare a seconda del... Ricordatevi che queste calibrazioni sono sempre a gusto proprio e in base a quello che dovete fare, non c'è una regola precisa, anche se vi dicono che bisogna fare una certa regolazione, ma va a gusto personale e a quello che state facendo, non ce la stiamo a raccontare, ragazzi. E anche la gamma, vedete che qua cambiamo tutto, guardate un po', ok? Quindi questo è un modo per calibrare, diciamo, avere sotto controllo i valori ok, che riguardano sia l'esposizione che i colori della vostra clip. La cosa che è molto invece carina è questa, la possibilità di mettere molti effetti, ok? I molti effetti si possono mettere, cioè possiamo mettere un color gradient, possiamo mettere un LUTs, possiamo mettere ovviamente una distorsione, ma non potevamo mettere lo stesso effetto della stessa categoria. Cioè, mi spiego meglio. Io vado a prendere un LUTs, adesso qualsiasi, non state a vedere cosa metto, questo, e ne vorrei mettere un altro. Se io vado a schiacciare su un altro, vedete, non cambia. Ma se io vado a chiudere il LUT, che succede? Chiudendolo posso mettere altri LUTs e solamente chiudendo posso mettere una distorsione, per dire, la chiudo e ne posso mettere anche un altro, ok? Quindi posso avere molti effetti per il mio ovviamente clip, ma non solo gli effetti, anche per quanto riguarda l'audio. Se io butto l'audio qua sotto, vado sempre nelle clip, vado in audio, posso metterci un compressore, ok? Chiudendolo ce ne metto anche un altro, chiudendolo ci metto un altro tipo di effetto, chiudendolo, ok? E così via. Posso metterci tanti effetti della stessa categoria, dello stesso, diciamo, formato, ok? Tanti compressori, tanti riverberi. Non esageriamo, se no si fa un pasticcio. Bene ragazzi, bellissimo. Bene ragazzi, mentre il caldo aumenta, il ventilatore è spento perché sennò va nel microfono, vi invito nuovamente a iscrivervi al canale, azionare la campanella din don per ricevere le notifiche di video che posterò, perché ricordate sempre che il canale lo fate voi, quindi senza voi noi youtuber vecchi, giovani non siamo nessuno. Quindi grazie mille per essere qua anche d'estate. Quindi detto questo, io vi rimando al prossimo video, sperando che escano altre novità su LumaFusion, delle cose un pochino più diciamo di anche strumenti per cancellare magari in una botta sola 5-6 progetti, sarebbe una cosa carina. E non ho trovato il backup, che parlavano adesso del backup, non ho trovato la voce backup, è sparita dal mio LumaFusion. Fatemi sapere se voi ce l'avete e dove. Ok, grazie mille, alla prossima, buona estate a tutti. Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente da dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!